Se non parlavi era l'intro. Ciao chitarristi, avete notato che ultimamente quando si parla di chitarre economiche si parla sempre di più di Harley Benton? Un po' di anni fa non succedeva così tanto. Ormai lo sapete, la mia prima Harley Benton l'ho acquistata tipo nel 2014 circa, è ancora qui con me, ma trovate tantissimi video qui sul canale, c'è anche la playlist. Se si sta sulla fascia super entry level, anche Ibanez fa le sue belle chitarre, Soundstation pure, e sempre di meno si parla di Squier. Vi siete mai chiesti perché? Io sì, e ho notato un paio di cose che voglio dirvi. Se video fatti come questo vi piacciono, mi raccomando, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale e accendete anche quella campanella che è un sacco che non vi dico di accendere. Primo punto, la qualità delle chitarre. In generale, ultimamente, la qualità delle chitarre economiche è aumentata. Qualsiasi brand ormai ha aumentato di tanto la qualità delle sue chitarre dal prezzo più basso. E a differenza di 10, 15, 20 anni fa, la situazione è completamente cambiata. E sì, io sono abbastanza vecchio da poterlo dire. Questo si traduce in avere più alternative e tante valide. Squier invece mi sembra rimasta ferma al palo a tanti anni fa. Ora, non dico che sono le stesse, ma le Squier Bullet che si potevano comprare tipo un paio d'anni fa non le vedevo così tanto diverse da quelle di 10 anni prima in termini di qualità generale. Secondo punto, la strategia. La seconda cosa è probabilmente una strategia interna di Fender e Squier. Si è smesso di parlare delle chitarre super economiche di questo marchio, ma hanno fatto un passo avanti gigantesco in quella fascia media dei 300-400 euro con le Classic Vibe. Siamo tutti d'accordo che su quella cifra, se si vuole una chitarra fedele ai classici Fender, sono chitarre ottime. La tele anni 50 era una cosa mostruosa, l'ho provata anche qui sul canale proprio perché ero curioso di capire se fosse vero tutto quello che si diceva. Vi lascio il video qui sopra così potete recuperarlo. Ecco, questo essere così forti con queste Classic Vibe ha inevitabilmente oscurato tutta la fascia di prezzo sotto a quella chitarra, perché siamo chitarristi, ma non siamo mica stupidi. Se devo prendere una chitarra e spendere 100 euro o poco più e l'alternativa nello stesso marchio è spendere quei 200 euro in più, ma mi porto a casa una chitarra fatta bene, che proprio al massimo alla peggio bisogna spenderci magari qualcosina in qualche modifica e diventa una signor chitarra, è ovvio che spendo 2000 euro e prendo la Fender America. Questi secondo me sono due elementi che hanno contribuito ad affondare, tra virgolette, tutta la fascia più bassa di Squier, quindi le Bullet, le Affinity. Probabilmente Fender si è accorta di questa cosa e con Squier ha deciso di fare un rilancio gigantesco e si sono inventati la serie Sonic, ovvero una fascia di chitarre super economica, un po' diversa dal solito però, perché non si rifà così tanto ai grandi classici di Fender e questo mi piace. Se ne sta parlando un gran bene e quindi, come sempre, ho voluto verificare con le mie mani e mi sono fatto mandare dai ragazzi di Musical Store 2005 un modello di Squier Sonic. Nello specifico mi sono fatto mandare un modello Strato HSS un pochino più classico rispetto ad altri modelli, anche se ci sono alcune chitarre veramente pazze, possiamo dire. Comunque in descrizione vi faccio trovare tutto se siete curiosi. Io ho preso questa solo perché così ho un metro di paragone. È una chitarra con delle caratteristiche note, niente di troppo particolare, o comunque che risulta incomparabile con altre chitarre. Tutte le caratteristiche di questa chitarra portano a un grande classico strato, molto versatile con l'humbucker al ponte, con il radius da 9,5, quindi super classico, con la scala della chitarra da 25,5, niente di strano, ponte tremolo a 6 viti, esteticamente mi piace un sacco, anche il colore l'ho scelto da paura. Ora vediamo se Squier si riprende il suo posto tra le chitarre economiche, ma vi dico che ho già sentito un paio di cosine qui in giro che... Partiamo dalla cosa più facile, il suono, e diciamo che è... ok, la chitarra costa 160 euro circa, poco più forse, ed è comunque fedele al sound a cui si ispira, per cui tutto ok.
Ora però parliamo di quelle cose che sono le vere discriminanti per scegliere una chitarra, ovvero feeling, qualità costruttiva e tutte queste cose. Il feeling ve lo dico già, non è scattato. Non riesco a identificare cosa, ma faccio tanta fatica a suonarla. Cosa che non mi succedeva ad esempio con la Rider GP di Soundstation. L'ho provata un sacco di tempo fa in questo video. La fascia di prezzo è molto simile, forse la Rider era ancora qualcosina di meno perché era un kit con anche l'amplificatore eccetera eccetera, però mi veniva facile fare le cose. Su questa invece sento qualcosa di strano, sento che mi ostacola in qualche modo, ed è la cosa peggiore forse che può succedere su una chitarra, soprattutto se si sceglie una chitarra per iniziare. Se ostacola la tua volontà di suonare, forse non è la chitarra giusta. In più sì, vi ho detto del suono che è ok, ma appunto è ok, non è un suono wow. Usando i suoni che uso sempre in generale con tutte le chitarre, perché voglio comunque compararle a parità di suono, la sento scarica. Non so, mi sembra che manchi qualcosa. Per farla rendere uguale alle altre devo sempre compensare con un po' di volume, un po' di gain, devo spingerla un po' di più. Ora ho preso la Soundstation Rider Deluxe, che ok, è su una fascia di prezzo diversa, siamo d'accordo, però gli elementi che condizionano di più il suono, quindi i pick-up, sono gli stessi delle versioni un pochino più economiche, quindi tipo la Rider Pro. Sono gli stessi pick-up Wilkinson che un po' di anni fa si trovavano anche sulle Harley Benton, per dire, quindi... come ho suonato male. Il suono non è cambiato, ma palesemente si sente un suono più gonfio, più ricco, più pieno, non so come dirlo. Ditemelo voi nei commenti come lo descrivereste. Poi magari preferite l'altro, Io preferisco il secondo. Parlando invece di feeling tattile, il manico comunque è fatto bene, i tasti non sporgono e la forma è a C, quindi è un manico che sulla carta per me è assolutamente comodo. E questo mi stupisce ancora di più, perché se il manico è così sulla carta, non dovrebbe ostacolarmi così tanto la chitarra. Tra l'altro non ho fatto il setup, la chitarra è così come è uscita dallo scatola. L'action è un po' altina per ora, forse dovrei abbassarla giusto quel poco, però non è insuonabile, ok? Cioè, si fa già suonare. Sui tasti però qualcosina da dire ce l'ho. Purtroppo ho un problema che ho riscontrato anche su altre chitarre sul canale, ovvero quello dei tasti ruvidi, che è una cosa molto comune per le chitarre tanto economiche, che però personalmente sto vedendo sempre di meno. Mi era capitato ad esempio sulla Eco Aire Stealth, vi lascio il video qui sopra insieme agli altri. Fa casino. Questa chitarra si mette sulla stessa fascia di prezzo circa della Ibanez GRX 40, che per me è tipo la chitarra migliore per iniziare a suonare. E per me, a parità di prezzo e configurazione, perché si sta parlando di due chitarre HSS, vince la GRX 40 di Ibanez. Quindi non me la sento di dire che Squier sia ripresa al trono delle chitarre economiche con questa serie. Stavo dicendo Squier, ma... Poi magari sarò stato sfortunato io, ho beccato l'esemplare sfortunato. Ora, per una chitarra da 160 euro va tutto benissimo. Però questa serie di chitarre la vedo più come uno sperimentare per i chitarristi. Se uno decide di comprare una Squier Sonic, piuttosto dovrebbe andare su chitarre un pochino più particolari della serie, tipo la Strato con il singolo pickup humbucker. Oppure quella Telecaster viola, meraviglia. Costa pochissimo, la prenderei solo da appendere sopra il divano. Ho visto tra l'altro una stile Mustang con due single coil, tipo un ibrido con la Telecaster, che mi ha incuriosito tantissimo. Per cui Squier secondo me adesso si è un po' distaccata dal classico sound Fender o dal classico stile Fender, diciamo. Ovviamente per quanto riguarda la serie Sonic, con le Classic Vibe si chiamano Classic Vibe per un motivo. La cosa ideale da fare con le loro chitarre è prenderle se ci si vuole, non so, togliere uno sfizio. Avere una base per una chitarra da modificare pesantemente, però senza doversi preoccupare magari della verniciatura, come l'ho detto male, le luci, Babbo Natale, i sassi. Oppure perché si vuole una configurazione particolare. Una Telecaster con un pickup humbucker, spendendo poco si trova quella e basta. Viola così poi. Se vi piacciono questi video un po' così, dove riproviamo a portare in alto alcuni brand su alcune fasce specifiche di chitarre, sperimentando e soprattutto mettendoci le mani, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e super grazie a Musical Store 2005, che come sempre ci dà la possibilità di fare questi esperimenti e soprattutto di verificare le cose con le mani. E se avete visto il video fino alla fine, una bella emoji di una mano bella così aperta, dovete per forza metterla, così poi ve la picchio con il mio 5 a SHG quando ci vediamo in fiera, che sia quest'anno oppure l'anno prossimo, perché siete in ritardo e la fiera è già finita, dovevate muovervi un po' prima.